Buongiorno e bentornati amici di Due Ruote al nostro TG. Questa settimana sfida infuocata sulla pista di Vairano. Le 5 Hypernaked più potenti del mercato, Aprilia, Ducati, KTM, Kawasaki e MV Agusa, si sono sfidate in una gara di accelerazione sui 400 metri. Il risultato per nulla scontato. Tornando su strada, Pino Mottola ci fa vedere come è fatto il casco best seller di Scorpion Exo, un modulare crossover che profuma di avventura. Marco Gentili infine ci parla di un tema molto caldo in questo periodo, ovvero gli incentivi per il mondo elettrico. Moto 5 Hypernaked 2020 dai 175 ai 208 cavalli. Le scateniamo nella nostra drag race, 400 metri di adrenalina una contro l'altra per vedere chi alla fine avrà la meglio su tutte le altre. Eccoci ragazzi, prima manche fatta, con KTM i primi metri eravamo davanti e poi alla fine la Street Fighter V4S ci ha presi e passati. Manche numero 2 adesso. Praticamente uguali identici, al millimetro. E niente, faccio fatica perché in penna di brutto, in prima e in seconda bisogna stare tanto avanti, però alla fine siamo arrivati più o meno pari, credo, insomma. Comunque questa figa, molto figa. Sì, c'è un problema tecnico sulle frizioni, nel senso che veramente gestire la prima parte di pattinamento da fermo diventa veramente difficile, per cui quelle che hanno un miglior accoppiamento, comunque una miglior progressione, si avvantaggiano poi perché chiaramente prendono quei metri di vantaggio. Questo compressore centrifugo è veramente difficile da gestire in partenza perché comunque la moto tende ad alzare l'anteriore, per cui inizialmente eravamo in vantaggio, ma poi Ducati all'ultimo pertanto così ci ha superato sui 400 metri.
stacco di frizione l'Aprilia eccezionale. Adesso KTM è andata bene di stacco, però si è alzata sull'anteriore, quindi va a parzializzare e per cui ti tira via quei 2-3 metri rispetto all'Aprilia, che invece rimane lì l'anteriore sull'asfalto, lo morde sia con la posteriore che con l'anteriore. Niente, una piccola pausa perché accusiamo anche un po' il clima, tutta di pelle nera, sole bellissimo però molto caldo, abbiamo bevuto un po' di idrosalino, adesso rientriamo per l'ennesima manche. E niente, i primi metri ero davanti e poi alla fine la cava mi ha preso e mi ha passato. Il bicilindrico KTM, insomma, bisogna godere dei medi e allunga meno delle altre e alla fine prima cava. Molto probabilmente abbiamo capito che tecnicamente la frizione è il componente più importante oggi nella drag race. Siamo riusciti ad usare bene lo stacco della frizione e quindi la Kawasaki giustamente non ha alzato il pneumatico anteriore, per cui siamo riusciti a sfruttare tutta l'accelerazione e siamo risultati vincenti. Risultato finale della nostra drag race: abbiamo 3 vittorie per Ducati, 3 vittorie per Aprilia, 2 vittorie per Kawasaki, 1 vittoria per KTM e MV ferma al palo. Quindi la finale è tra Ducati e Aprilia, che si giocheranno appunto la finalissima, la bella, lo spareggio fra pochi secondi. Eccoci qua, al nostro fianco la vincitrice della drag race. The winner is Aprilia Tuono, che sicuramente è quella più omogenea come erogazione e come attacco di frizione, proprio perché avendo una frizione molto morbida all'attacco ha permesso di guadagnare quei brevi metri iniziali che poi alla fine hanno fatto sì che vincesse rispetto alla Ducati, rispetto alla Kawasaki, alla KTM e all'MV. Dietro di noi appunto la classifica finale e incredibilmente vince quella che ha la potenza
inferiore rispetto alle alle altre, quindi è stata davvero una cosa super emozionante e speriamo vi piaccia. Noi ci siamo divertiti un sacco. Noi sì, sicuramente, vorremmo rifarla sicuramente. Ciao! Così come nel mondo auto i SUV stanno continuando a conquistare fette di mercato, anche in quello delle moto le crossover si stanno spendendo a macchia d'olio, moltiplicando le loro nicchie. Le conseguenze? Anche nel collaterale mondo di accessori e abbigliamento, le proposte per questo tipo di moto sono sempre di più. Un esempio è il casco Scorpion Exo ADX1. Non un'ultimissima novità, ma uno dei best seller della casa francese. Si tratta di un casco Adventure Touring modulare, quindi con la mentoniera ribaltabile e utilizzabile in 3 differenti configurazioni, così da crossover puro, quindi con frontino e mentoniera abbassata, in versione naked, cioè con visiera ma senza frontino, e poi con la mentoniera alzata, che va a integrarsi sotto il frontino, in perfetto stile modulare. La forma è più stradale che off-road, come si evince da questo piccolo spoiler posteriore, che però ben si amalgama con la forma del frontino e della mentoniera, di chiara estrazione fuoristradistica. La calotta esterna è in 2 differenti misure e in policarbonato, mentre quella interna è in EPS a doppia densità. Micrometica la chiusura con quick release. Ottima la scelta di dotare l'ampia visiera con l'esteso pillock anti-appannamento e di inserire tra calotta interna ed esterna il visierino solare retrattile. Gli interni morbidi sono staccabili in un lampo, si possono lavare e sono rivestiti in tessuto assorbente, traspirante e ipoallergenico. Sul fronte della ventilazione c'è una presa d'aria sulla mentoniera e una sdoppiata nella zona superiore che attraverso una canalizzazione interna porta l'aria verso i 2 estrattori posteriori. Omologato solo come casco integrale, peccato, al deflettore nasale, il sottogola in neoprene staccabile e la predisposizione per gli altoparlanti. Messo in testa si notano subito 2 cose. La prima, la calzata è abbastanza asciutta. La seconda, i materiali a contatto con la pelle sono molto gradevoli. Buona sia la chiusura sia l'ampiezza della visiera. Il frontino alle alte velocità rende il casco un po' affaticante, per cui se dovete fare tanta autostrada è preferibile configurarlo in versione naked. Ottima la facilità con cui si apre e chiude la mentoniera che, ricordiamo, deve rimanere sollevata solo a mezzo fermo a causa dell'omologazione come casco integrale. Disponibile dalla XS alla XXL e in 11 varianti cromatiche, lo Scorpion Exo ADX1 è in vendita a partire da 249,90 €. Un prezzo giusto per un casco a cui, doppia omologazione a parte, non manca niente. Un emendamento inserito nell'ultimo decreto legge rilancio e recentemente convertito in legge dal Parlamento permetterà di ampliare la platea di persone che potranno accedere agli incentivi per l'acquisto di una nuova moto o scooter elettrica. Se in precedenza infatti per accedere al contributo sconto del 30% fino a un massimo di 3.000 € era necessario dover rottamare un veicolo con motore endotermico di classe da Euro 0 a Euro 3, da adesso questo requisito non è più necessario. Pertanto chi vuole acquistare una moto o uno scooter elettrico può direttamente recarsi in concessionario e beneficiare di tale contributo senza dover rottamare alcun tipo di veicolo. L'emendamento incluso nel DL rilancio amplia anche la platea di veicoli che possono beneficiare di questo tipo di incentivo. Infatti le classi previste vanno dalla L1E fino alla L7E. Inserisce quindi non solo moto e scooter elettrici ma anche tricicli e quadricicli sempre a trazione elettrica. Tale emendamento però prevede una ulteriore incentivazione. Infatti chi avesse una moto o uno scooter da rottamare di classe inquinante da Euro 0 a Euro 3, tale incentivo sale addirittura fino al 40% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 €. Il provvedimento va anche incontro al mondo dello sharing. Tra le righe infatti si legge chiaramente che ciascuna persona può interessarsi fino a un massimo di 500 veicoli. Anche questa puntata è giunta al termine. Se vi è piaciuta, come al solito, un like e un commento qui sotto. In edicola passate a prendere il nuovo numero di Due Ruote e rimanete connessi perché la settimana prossima ci sarà un contenuto molto speciale.